bambole, bentornate sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Se siete nuove iscrivetevi così non vi perderete nessun altro video e attivate la campanellina così ogni volta che metterò un nuovo video in teoria vi dovrebbe arrivare la notifica, così dovrebbe fare. Però si sa che ogni tanto YouTube ha dei problemi, quindi voi schiacciatela lo stesso, non si sa mai. Come vedete io ho già fatto la base, sopracciglia e tutto e oggi andremo a proverò a fare questo make up di Selena Gomez che a me piace davvero tanto perché è molto semplice. Io ho qua la foto per questo che sto guardando di qua, è molto semplice però è bello, molto bello, mi piace. Quindi iniziamo. Come primer per gli occhi vado a prendere questo qua di Urban Decay. Non so voi, ma a me Selena Gomez io l'adoro sia come cantante che come attrice. Ho iniziato a seguirla quando ero piccola, che vedevo i maghi di Waverly su Disney Channel e da allora ho iniziato a seguirla sia poi come cantante. Adesso mi sembra che faccio più l'attrice, mi sembra di no, però mi piace davvero tanto. Come colore per andare ad uniformare la palpebra vado a mettere questo colore qua che è abbastanza chiaro e vado con questo pennellino di Sephora a stenderlo proprio ovunque. Dopo aver steso il colore su tutta la palpebra e quindi che ha un colore un po' più omogeneo, vado a prendere come ombretto da questa palette di Revolution la Reloaded Icebreaker direttamente questo colore che è il più chiaro. Sembra quasi lo stesso, però penso di riuscire a fare lo stesso effetto. Anche qua, sempre con lo stesso pennellino di Sephora, vado prima a fare sempre anche qua tutta la palpebra in modo molto leggero e poi nel caso se vediamo che ne serve altro vado direttamente con il dito. Ovviamente quando si parla di Selena Gomez non si può non parlare della sua storia infinita con Justin Bieber. Justin Bieber è stata forse la mia prima crush a livello di cantanti, perché lo seguo dal 2009 che cos'era, tipo quinta elementare, e comunque io so che adesso è sposato con Hailey Bieber e tutto, però io shipperò per sempre Justin e Selena. Io non so voi, però spero in un ritorno di loro due, che sia anche tra 10 anni, però cioè io li devo vedere insieme, mi piacciono troppo come coppia. Vedendo dalla foto sembra che abbia più prodotto all'inizio dell'occhio e poco alla fine, quindi inizio dall'interno dell'occhio, dopodiché quando ho poco prodotto lo porto anche sul resto della palpebra. Ok, ombretto messo. Adesso per fare l'eyeliner vado direttamente con Nablack o Nablack, non so, direttamente dalla palettina, la Secret Palette di Nabla. Io per fare l'eyeliner ultimamente uso sempre questo ombretto perché con l'eyeliner di Essence alla fine non mi sono trovata molto bene perché non è nero. Almeno la prima applicazione che avevo fatto nel video mi era piaciuto tanto, poi ho avuto l'occasione di riprovarlo più volte e non mi è piaciuto, quindi vado sempre sicura su questo ombretto qua e vado con questo pennellino di Nire, il 201, che da una parte ha il pennellino per appunto applicare l'eyeliner o per fare le sopracciglia e dall'altro il pettinino. Io solitamente quando vado a fare l'eyeliner con questo pennellino, quindi anche con l'ombretto, spruzzo sempre su un po' di spray fissante in modo tale che il nero diventi ancora più nero e risulti di più. Vado prima a fare una linea molto sottile, dopodiché poi mi metto nella stessa posizione della foto, così almeno cerchiamo di fare l'eyeliner proprio uguale.
il primo occhio è uscito così, adesso vado a inspensirlo leggermente. Nel frattempo sto bagnando tutta la camera con questo spray, però dopo tanto pulisco. Inoltre, questa estate, se non sbaglio, dovrebbe arrivare da Sephora la nuova Makeup Collection, proprio il brand nuovo, di Selena Gomez, che dovrebbe chiamarsi Rare Beauty. E non vedo l'ora, cioè mi ispira davvero un sacco. Ok, allora sembra anche simile l'eyeliner, quindi perfetto. Sempre con lo stesso ombretto lo vado a portare un po' più internamente. Ok, così dovrebbe bastare. Lei ha un rossetto, vado prima a fare il rossetto, dopodiché poi vado a fare le ciglia direttamente. Comunque, lei come rossetto ce l'ha rosso e io ho due opzioni. Allora, o questo qua di Makeup Revolution, che è Liquid Lipstick, trovato sempre dentro al calendario, oppure questo mio nuovo amore di Sara, che però, allora, sono due rossi leggermente diversi. Mi sa che andrò su quello di Revolution, sì. Ok, allora io nel frattempo ho finito di mettermi il rossetto. No way, ma come cazzo? Ma che palle. Come mascara vado sempre ad utilizzare quello di Essence. Adesso dalla foto si vede che ne ha poco anche sotto, quindi lo vado a mettere anche nelle ciglia inferiori. Sono andata leggermente con i polpastrelli a togliere un po' di prodotto alla fine delle ciglia, perché non ne ha più di tanto. Nella foto si vede che il rossetto è un po' lucido, quindi vado con il gloss Clear Lip Gloss di Revolution, le prendo leggermente con il dito e lo picchietto sopra, in modo tale da avere un effetto un po' più bagnato. Come ultima cosa vado a mettere le ciglia. E questo è l'effetto finale del look. A me piace davvero tanto e comunque è molto semplice da realizzare un make-up così. Davvero l'ombretto è tipo wow, sembra un illuminante. Cioè è stupendo. Se vi è piaciuto questo video fatemelo sapere lasciando un mi piace e commentando con quale altro look di quale celebrities dovrei riprodurre. Io vi do un bacione e vi aspetto al prossimo video. Ciao!